Ti hanno pugnalato alle spalle, sorridendo. Ti hanno fatto sentire invisibile, insignificante. Hanno scommesso sul tuo fallimento, ma eccoti qui, in piedi, sereno, più forte di prima. Questo li sta distruggendo più di qualsiasi vendetta tu possa immaginare, perché la vendetta più letale non fa rumore, è silenziosa, è la tua pace che diventa il loro tormento. L'arte di vincere senza scontrarsi. Marco Aurelio lo sapeva bene. La migliore vendetta è non essere come il tuo nemico. Ma c'è qualcosa di più profondo che devi comprendere. Nel corso della tua vita hai probabilmente notato che le persone più forti che conosci non sono quelle che gridano di più o che fanno più scenate. Sono quelle che mantengono la calma quando tutti perdono la testa. Pensa a quella volta in cui qualcuno ti ha mancato di rispetto davanti ad altri. Il tuo primo impulso è stato probabilmente quello di reagire, di difendere il tuo onore, di mettere quella persona al suo posto. È naturale, è umano. Questa è la differenza tra reagire e rispondere. Reagire è istintivo, rispondere è strategico. Quando qualcuno ti attacca verbalmente o emotivamente, in realtà ti sta dando informazioni preziose su se stesso. Ti sta mostrando le sue insicurezze, le sue paure, i suoi punti deboli. Invece di rispondere al suo attacco, puoi scegliere di osservare, di studiare, di capire. La persona che ha bisogno di umiliarti per sentirsi meglio ti sta rivelando quanto si senta piccola dentro. Chi deve sminuire il tuo successo per giustificare il proprio fallimento ti sta confessando la propria mediocrità. Chi deve parlare male di te alle spalle ti sta mostrando quanto sia terrorizzato dal tuo potenziale. Seneca diceva: è più facile escludere le cose nocive che controllarle. Questo significa che invece di combattere contro l'energia negativa, puoi semplicemente ritirare la tua energia da quella situazione. Non è fuga, è strategia, non è debolezza, è saggezza antica applicata alla vita moderna. Quando scegli di non combattere, stai facendo qualcosa di rivoluzionario, stai rifiutando di giocare secondo le loro regole, stai cambiando il gioco, stai trasformando un potenziale campo di battaglia in un'opportunità di crescita personale. La prossima volta che qualcuno cerca di provocarti, fai questo. Conta mentalmente fino a 10 e chiediti: cosa mi sta insegnando questa persona su se stessa? Scrivi la risposta in un quaderno. Vedrai come questa semplice pratica trasformerà la tua percezione dei conflitti. Aspetta, perché c'è qualcosa di ancor più potente che succede quando scegli questa strada, e te lo svelerò nel prossimo capitolo. Quando la tua assenza diventa presenza. C'è una forza nella natura che pochi comprendono veramente: il vuoto. Gli antichi filosofi sapevano che il vuoto non è assenza di potere, ma presenza di possibilità infinite. Quando togli la tua energia da situazioni tossiche, crei un vuoto che ha un effetto devastante su chi era abituato a nutrirsi della tua attenzione. Immagina di essere stato per anni il confidente di qualcuno che ti considerava sempre disponibile. Quella persona sapeva che poteva chiamarti a qualsiasi ora, sfogarsi con te, scaricare su di te le sue frustrazioni, e tu saresti sempre stato lì. Era il tuo posto fisso nella sua vita, il cestino emotivo dove buttare la sua spazzatura mentale. Epitteto insegnava: ricorda che non è chi ti insulta o ti colpisce a offenderti, ma la tua opinione che queste cose siano offensive. C'è un livello più profondo di questa saggezza. Quando cambi la tua opinione su quello che meriti, automaticamente cambi quello che accetti. La tua assenza strategica funziona su 3 livelli. Primo livello, li priva della loro fonte di validazione. Secondo livello, li costringe a confrontarsi con se stessi senza distrazione. Terzo livello, dimostra che il tuo valore non dipende dalla loro approvazione. La tua assenza non è un vuoto per te, è uno spazio libero che si riempie di nuove opportunità, mentre loro cercano disperatamente di sostituire quello che hai rappresentato nella loro vita e non ci riescono. Tu stai scoprendo parti di te stesso che non sapevi nemmeno esistessero. Quando smetti di essere disponibile per persone che non ti apprezzano, improvvisamente diventi disponibile per persone che lo fanno. Quando smetti di sprecare tempo in conversazioni che ti svuotano, hai tempo per conversazioni che ti arricchiscono.
Quando smetti di dare energia a chi non la merita, quella energia si moltiplica dentro di te. Ricorda, non te ne vai per ferirli, te ne vai per trovare te stesso. Non è manipolazione, è autopreservazione. Non è vendetta, è evoluzione. E questa purezza di intenzioni rende la tua assenza ancora più potente, perché è autentica. Identifica una persona o situazione da cui ricevi più energia negativa che positiva. Per i prossimi 7 giorni, riduci progressivamente il tempo e l'attenzione che dedichi a questa situazione. Annota come ti senti ogni giorno. Il 7° giorno, confronta le tue note del primo giorno con quelle dell'ultimo. C'è qualcosa che scoprirai durante questo processo che ti sorprenderà e riguarda come le altre persone reagiscono ai tuoi cambiamenti. Il momento in cui scopri il tuo vero potere. Hanno celebrato i tuoi piccoli successi quando non rappresentavano una minaccia. Ti hanno incoraggiato quando i tuoi sogni sembravano abbastanza lontani da non disturbare il loro status quo. Ma qualcosa è cambiato quando hai iniziato a trasformare quei sogni in piani concreti, quando hai iniziato a camminare con una sicurezza che non avevano mai visto prima. La crescita personale ha un effetto collaterale che nessuno ti dice. Rivela chi ti circonda realmente. È come accendere una luce in una stanza buia. Improvvisamente vedi tutto chiaramente. Chi era veramente felice per te e chi stava semplicemente aspettando che fallissi. Marco Aurelio scriveva: «Quanto tempo si guadagna non badando a quello che dice o fa il prossimo, né a quello che ha fatto, ma solo badando alle proprie azioni, perché siano giuste, pie, oneste». Ma la gente intorno a te non ha mai imparato questa lezione. Sono troppo occupati a misurare i tuoi progressi per concentrarsi sui propri. Ecco cosa succede quando inizi davvero a crescere. Le persone che ti conoscevano prima iniziano a sentirti straniero, non perché tu sia diventato arrogante, ma perché hai smesso di sminuirti per far sentire gli altri più grandi, non perché tu abbia cambiato personalità, ma perché hai finalmente iniziato a esprimere chi sei veramente. Questo processo è doloroso, ma necessario. È come quando un serpente cambia pelle, deve liberarsi di quello che è diventato troppo stretto per crescere. Le persone che si attaccano alla tua vecchia pelle non capiscono che se rimanessi in quella versione di te stesso, moriresti spiritualmente. La tua crescita diventa uno specchio spietato per chi ti circonda. I tuoi progressi evidenziano le loro scuse. La tua disciplina mette in luce la loro mancanza di direzione. Il tuo coraggio di cambiare rivela la loro paura di evolversi. E questo li terrorizza più di qualsiasi confronto diretto. La loro reazione alla tua crescita non parla di te, parla di loro. Ti sta rivelando chi erano veramente quando pensavano che non avresti mai cambiato le regole del gioco. Scrivi una lista di 3 abitudini che hai cambiato nell'ultimo anno per migliorare la tua vita. Accanto a ogni abitudine, scrivi come hanno reagito le persone più vicine a te. Questo esercizio ti aiuterà a identificare chi supporta veramente la tua crescita e chi la ostacola. Quello che scoprirai nella prossima fase è ancora più illuminante, perché riguarda l'arma più potente che possiedi. La forza silenziosa che spaventa chi ti vuole vedere reagire. Seneca diceva: «Ogni nuovo inizio nasce dalla fine di qualche altro inizio». La pace non è l'assenza di conflitto, è la padronanza di se stessi in mezzo al caos. È quella forza che sviluppi quando hai attraversato abbastanza tempeste da sapere che anche questa passerà. La pace che stiamo esplorando ora non è quella passiva di chi si arrende, è la pace attiva di chi ha scelto consapevolmente dove investire la propria energia. È la pace di chi ha capito che la propria serenità interiore vale più di qualsiasi vittoria in una discussione inutile. Pensa all'ultima volta che sei rimasto calmo durante una provocazione. Ricordi l'espressione sul volto dell'altra persona, la confusione, l'irritazione crescente. Questo succede perché la tua calma disturba il loro copione. Si aspettavano una reazione specifica da te e quando non l'hanno ottenuta, hanno perso il controllo della situazione. La pace strategica è devastante perché opera su un livello psicologico profondo. Quando qualcuno cerca di provocarti e tu rimani calmo, stai comunicando diversi messaggi simultaneamente. Primo,
che non hai bisogno di difenderti perché conosci il tuo valore. Secondo, che la loro opinione non ha il potere di destabilizzarti. Terzo, che operi su un livello di maturità emotiva che loro non possono raggiungere. La pace autentica nasce dalla conoscenza di sé. Quando sai chi sei, cosa vuoi e dove stai andando, le opinioni degli altri diventano rumore di sottofondo. Non ti toccano perché non hanno accesso al tuo centro, al tuo nucleo, alla tua verità essenziale. Questa pace interiore crea una barriera invisibile ma impenetrabile intorno a te. Le parole cattive rimbalzano via, i giudizi scivolano senza attaccarsi, le provocazioni perdono il loro potere e questo li frustra enormemente perché non riescono a raggiungerti emotivamente. Pratica la tecnica del lago. Quando qualcuno ti provoca, immagina di essere un lago profondo e calmo. Le loro parole sono come sassi lanciati in superficie. Creano piccole onde che si placano rapidamente, ma la profondità del lago rimane imperturbata. Pratica questa visualizzazione per 2 settimane e osserva come cambia la tua reazione alle provocazioni. Quello che succede quando mantieni davvero questa pace nel tempo ha effetti che vanno ben oltre quello che immagini. Il punto di non ritorno che cambia tutto. C'è un momento esatto, un punto di svolta, in cui chi ti ha considerato sempre disponibile capisce che questa volta è diverso. Non stai facendo drammi, non stai cercando attenzione, non stai aspettando che ti vengano dietro, stai semplicemente vivendo senza di loro e quella comprensione li colpisce come una rivelazione dolorosa. Epitteto insegnava: non sono i fatti in sé che turbano gli uomini, ma i giudizi sui fatti. C'è un momento in cui i fatti diventano innegabili, quando i tuoi comportamenti, le tue scelte, la tua energia comunicano chiaramente che hai chiuso quella porta e non hai intenzione di riaprirla. Questo punto di non ritorno non arriva dall'oggi al domani. È il risultato di un processo interiore che hai fatto in silenzio. Hai elaborato il dolore, hai tirato le somme, hai deciso che meriti di meglio. Loro non hanno visto questo processo, hanno visto solo il risultato finale, la tua assenza definitiva dalla loro vita. La cosa più devastante per chi ti ha considerato sempre disponibile è capire che non stai giocando, non stai facendo il difficile per ottenere più attenzioni, non stai aspettando le loro scuse per tornare come prima. Hai semplicemente smesso di trovare valore in quella dinamica e hai investito la tua energia altrove. Questo li costringe a fare i conti con una verità scomoda. Hanno perso qualcosa di prezioso per la loro negligenza. Non possono più convincersi che saresti sempre tornato, che avresti sempre perdonato, che avresti sempre messo da parte il tuo orgoglio per il bene della pace. Il panico inizia quando capiscono che tutti i loro tentativi di recuperare la tua attenzione falliscono. I messaggi casuali rimangono senza risposta. Le provocazioni non ottengono reazioni. I tentativi di farti sentire in colpa non funzionano, perché hai fatto qualcosa che non si aspettavano. Sei cresciuto oltre il loro controllo emotivo. Identifica una relazione nella tua vita dove ti senti considerato sempre disponibile. Per i prossimi 21 giorni, riduci gradualmente la tua disponibilità emotiva in quella relazione. Non annunciarlo, non spiegarlo, semplicemente fallo. Osserva come cambia la dinamica e come reagisce l'altra persona quando capisce che non può più accedere a te come prima. Quello che succede dopo questo punto di non ritorno rivela qualcosa di ancora più profondo sul potere del distacco. L'alchimia di trasformare il veleno in medicina. Marco Aurelio scriveva: hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Comprendi questo e troverai la forza. C'è un'applicazione pratica di questa saggezza che trasforma completamente la tua esperienza di vita. L'abilità di trasformare l'energia negativa che ti arriva in carburante per la tua evoluzione. Ogni persona tossica che hai incontrato ti ha insegnato qualcosa di prezioso su quello che non vuoi nella tua vita. Ogni tradimento ti ha mostrato l'importanza della fiducia autentica. Ogni manipolazione ti ha insegnato a riconoscere i segnali d'allarme. Ogni delusione ti ha avvicinato alla comprensione di quello che meriti veramente. Quando elevi la tua energia emotiva, non stai semplicemente evitando il negativo,
stai attivamente trasformando la tua vibrazione interiore. È come sintonizzare una radio su frequenze diverse. Quando sei sintonizzato su frequenze alte, il rumore di sottofondo non ti disturba più. Questa elevazione energetica ha un effetto magnetico. Inizia ad attirare persone che operano sulla tua stessa lunghezza d'onda. Allo stesso tempo, respinge automaticamente chi opera su frequenze più basse. Non devi fare niente di specifico. Succede naturalmente. Quando elevi la tua energia, non lo fai per dispetto verso chi ti ha ferito, lo fai per amore verso te stesso. E questa differenza nelle motivazioni cambia completamente l'energia che proietti nel mondo. Non è vendetta mascherata da crescita spirituale, è crescita autentica che ha effetti collaterali benefici. Le persone che si nutrono di drammi e conflitti iniziano a sentirti noioso, perché non fornisci più il carburante emotivo di cui hanno bisogno. Quelle che prosperano nel caos ti trovano troppo calmo. Quelle che vivono di pettegolezzi ti percepiscono come distante. E tutto questo è perfetto, perché significa che la tua energia elevata sta facendo il suo lavoro. Tieni un diario di trasmutazione per 2 settimane. Ogni volta che ricevi energia negativa, critica, pettegolezzo, provocazione, scrivi cosa è successo. Poi scrivi 3 cose positive che puoi imparare da quella situazione. Alla fine delle 2 settimane rileggi tutto e noterai come hai trasformato 14 giorni di potenziali frustrazioni in opportunità di crescita. Quello che scoprirai elevando costantemente la tua energia ti sorprenderà e ha a che fare con un tipo di forza che pochi possiedono. Il potere magnetico di chi non ha bisogno di parlare. Seneca diceva: ogni parola non necessaria sottrae forza a quella necessaria. Ma in un'epoca dove tutti sentono il bisogno di esprimere ogni pensiero, di reagire a ogni provocazione, di condividere ogni emozione, c'è qualcosa di profondamente attraente in chi sa quando tacere. Il silenzio strategico non è mutismo, è la scelta consapevole di conservare la tua energia per quello che conta davvero. È la saggezza di sapere che non ogni battaglia merita il tuo coinvolgimento. Non ogni provocazione merita la tua risposta, non ogni dramma merita la tua partecipazione. Pensa alle persone che rispetti di più nella tua vita. Sono quelle che parlano continuamente, che reagiscono a tutto, che si lamentano costantemente? O sono quelle che, quando parlano, sai che hanno qualcosa di importante da dire? Quelle che mantengono la calma anche sotto pressione? Quelle che sembrano avere una profondità interiore che non hanno bisogno di esibire. Il silenzio consapevole ha diversi poteri. Primo, ti protegge dal dire cose di cui potresti pentirti quando l'emozione del momento passa. Secondo, costringe gli altri a riempire il vuoto, spesso rivelandoti molto più di quello che avevi bisogno di sapere. Terzo, ti mantiene in una posizione di potere perché non permetti a nessuno di controllarti attraverso le provocazioni. C'è un quarto potere del silenzio che pochi comprendono. Crea spazio per la tua intuizione. Quando non sei costantemente in modalità reattiva, quando non stai sempre formulando risposte nella tua mente, inizi a sentire quella voce interiore che ti guida verso decisioni più sagge. Il silenzio strategico diventa particolarmente potente nelle relazioni. Quando qualcuno è abituato a controllare l'atmosfera attraverso scenate emotive e tu non reagisci più, loro perdono il loro strumento principale di manipolazione. Devono affrontare se stessi senza la distrazione del tuo coinvolgimento emotivo. Prova la regola delle 24 ore. Per ogni situazione che ti fa venir voglia di reagire immediatamente, aspetta 24 ore prima di rispondere. Usa questo tempo per riflettere, per calmarti, per decidere se vale davvero la pena rispondere. Alla fine della settimana, conta quante situazioni hai deciso di non affrontare affatto. Quella è l'energia che hai risparmiato. C'è qualcosa che succede quando mantieni davvero questo silenzio nel tempo, qualcosa che trasforma completamente le dinamiche relazionali. La legge invisibile che fa giustizia al posto tuo. Epitteto insegnava: nessuno può farti del male senza il tuo permesso, ma c'è una verità complementare che trasforma questa saggezza in qualcosa di pratico e liberatorio.
L'universo ha un sistema di equilibrio naturale che funziona senza il tuo intervento. Non devi fare il giudice, il giustiziere o il vendicatore. Devi solo uscire di scena e lasciare che la vita faccia il suo corso. La maggior parte delle persone spreca energia immensa cercando di far pagare chi li ha feriti. Pianificano vendette, cercano modi per far sapere agli altri quanto sono stati traditi. Si consumano nell'odio e nel risentimento. Ma tutto questo non fa altro che mantenerli legati emotivamente a chi li ha feriti. C'è una legge invisibile ma infallibile. Quello che fai agli altri torna sempre indietro. Non necessariamente attraverso te, non necessariamente nel modo che ti aspetti, ma torna sempre. La persona che tradisce la fiducia di tutti, alla fine si ritrova sola. Chi mente compulsivamente perde credibilità. Chi manipola emotivamente gli altri finisce isolato quando le persone imparano a riconoscere i suoi giochi. Il tuo compito non è accelerare questo processo o assicurarti che accada. Il tuo compito è proteggere la tua energia e concentrarti sulla tua crescita. Mentre stanno affrontando le conseguenze delle loro azioni, tu stai costruendo fondamenta per una vita migliore. La colpa autentica, non quella che cerchi di indurre tu, ma quella che nasce naturalmente dalla coscienza, è più devastante di qualsiasi punizione esterna. È quella vocina interiore che sussurra nelle ore piccole della notte: ho fatto la cosa sbagliata, ho perso qualcosa di prezioso, ho ferito qualcuno che non se lo meritava. E il bello è che questa giustizia naturale opera mentre sei completamente concentrato su altro. Non stai aspettando che accada. Non stai spiando per vedere se stanno soffrendo. Non stai sprecando energia mentale in fantasie di vendetta. Stai semplicemente vivendo la tua vita nel modo migliore possibile. Scrivi su un pezzo di carta il nome di una persona che ti ha ferito e quello che ti ha fatto. Poi scrivi: lascio che la vita si occupi di questa situazione. Io mi concentro sulla mia crescita. Brucia il pezzo di carta, in sicurezza. E ogni volta che ti viene in mente quella situazione, ripeti la frase. Fallo per un mese intero. C'è qualcosa di ancora più profondo che succede quando smetti davvero di cercare giustizia esterna. Il confine sacro che nessuno può attraversare. Marco Aurelio insegnava che possiamo commettere ingiustizia, tanto attraverso l'azione quanto attraverso l'inazione. La più grande ingiustizia che puoi commettere verso te stesso è permettere a chiunque di attraversare i confini della tua pace interiore senza il tuo esplicito permesso. I confini sani non sono muri costruiti dalla paura, sono porte gestite dalla saggezza. Decidono chi può entrare nel tuo spazio emotivo, quando e a quali condizioni. Sono la differenza tra essere disponibile per gli altri e essere vittima della loro energia negativa. Molte persone confondono i confini con l'egoismo, ma è esattamente l'opposto. Quando hai confini chiari e li rispetti, puoi essere genuinamente presente per le persone che ami senza esaurirti. Quando non hai confini, finisci per dare da un pozzo vuoto, e questo non aiuta nessuno. Proteggere la tua energia significa fare scelte consapevoli su come spendi la risorsa più preziosa che hai, la tua attenzione. Ogni volta che permetti a qualcuno di rubarti la pace mentale con drammi inutili, stai disinvestendo dal tuo benessere futuro. Ogni volta che dici sì a situazioni che ti prosciugano, stai dicendo no a opportunità che potrebbero nutrirti. Ecco quello che la maggior parte delle persone non capisce sui confini. Non devi giustificarli, non devi spiegarli, non devi convincere nessuno che sono ragionevoli. I confini sono come le leggi della fisica. Non esistono per essere popolari, esistono per mantenere l'ordine. Quando inizi a implementare confini sani, alcune persone reagiranno male, ti accuseranno di essere cambiato, di essere diventato freddo, di pensare di essere meglio degli altri. Queste reazioni ti stanno dando informazioni preziose, ti stanno rivelando chi beneficiava dalla mancanza dei tuoi confini. Identifica 3 situazioni ricorrenti che drenano costantemente la tua energia. Per ognuna scrivi un confine specifico che potresti implementare, per esempio: non risponderò a messaggi di lavoro dopo le 20 o non parteciperò a conversazioni che si concentrano solo su pettegolezzi. Implementa un confine alla volta, iniziando dal più facile.
Quello che scoprirai implementando questi confini cambierà la tua vita in modi che non puoi ancora immaginare. La libertà definitiva che ti rende invincibile. Seneca diceva: ogni cambiamento di fortuna ferisce, sia in meglio che in peggio. Ma c'è un tipo di cambiamento che non ferisce mai, quello che nasce dalla decisione consapevole di allineare la tua vita con i tuoi valori più profondi. Andare avanti non è abbandonare il passato, è integrarlo in una versione più saggia di te stesso. Andare veramente avanti richiede un atto di fede verso te stesso, che poche persone hanno il coraggio di compiere. È credere che meriti relazioni che ti nutrano invece di prosciugarti. È credere che la tua vita può essere diversa, più ricca, più autentica. È credere che il futuro può essere radicalmente migliore del passato. Andare avanti non significa diventare insensibile o cinico. Significa sviluppare quello che potremmo chiamare amore intelligente, la capacità di amare te stesso abbastanza da fare scelte che proteggono il tuo benessere a lungo termine, anche quando sono difficili nel momento presente. Quando vai davvero avanti, non hai più bisogno di prove che hai fatto la scelta giusta. La tua nuova realtà diventa la prova, la pace che senti, l'energia che hai, la chiarezza mentale, la qualità delle nuove persone che attrai nella tua vita. Tutto questo parla più forte di qualsiasi giustificazione. Le persone che hai lasciato indietro se ne accorgeranno non dalle tue parole, ma dalla tua energia, dal modo in cui cammini ora, con una sicurezza che non avevano mai visto, dal modo in cui parli, con una chiarezza che non ricordavano, dal modo in cui ridi, con una leggerezza che sembrava perduta per sempre. Vedranno che non sei più accessibile al loro dramma e questo li sconvolgerà più di qualsiasi confronto, perché il confronto implicherebbe che credi ancora di dover giustificare le tue scelte. Quando vai veramente avanti, smetti di avere bisogno della loro comprensione per sentirti bene con te stesso. Scrivi una lettera a te stesso tra 5 anni, descrivi la vita che vuoi vivere, le relazioni che vuoi avere, la persona che vuoi essere diventato. Sigilla la lettera e mettila via. Poi inizia a prendere una piccola decisione ogni giorno che ti avvicina a quella versione future di te stesso. Tra un anno riapri la lettera e nota quanto ti sei avvicinato a quella visione. C'è un ultimo segreto che devi conoscere per rendere questa trasformazione permanente e irreversibile. La rivoluzione silenziosa che cambia tutto. Ecco la verità finale che lega tutto insieme. La pace non è uno stato che raggiungi una volta per tutte. È una pratica quotidiana, una scelta che fai momento dopo momento, una disciplina che sviluppi nel tempo. È la decisione consapevole di non permettere mai più a nessuno di rubarti la serenità che hai costruito attraverso il dolore e la crescita. Questa non è una filosofia per deboli. Richiede più coraggio combattere per la propria pace che combattere contro gli altri. Richiede più forza mantenere i propri confini che abbatterli per accontentare tutti. Richiede più saggezza sapere quando andarsene che sapere quando restare. Quando padroneggi questa arte, l'arte di distruggere senza attaccare, di vincere senza combattere, di ricevere giustizia senza vendicarsi, diventi letteralmente invincibile, non perché nessuno può ferirti, ma perché hai costruito dentro di te una fortezza di pace che nessuna tempesta esterna può abbattere. La tua serenità diventa contagiosa per chi è pronto a crescere e irritante per chi preferisce rimanere nel dramma. La tua crescita illumina il cammino per altri che stanno cercando la stessa libertà. Il tuo esempio silenzioso diventa più potente di 1000 sermoni. Ricorda sempre, il vero potere non ha mai bisogno di alzare la voce. La vera forza non cerca vendetta, diventa inaccessibile al male. La vera giustizia non punisce, semplicemente non partecipa più al gioco. Quindi cammina con la testa alta, mantieni il cuore aperto ma protetto e lascia che la tua pace sia la testimonianza silenziosa della persona che sei diventato. La tua libertà sarà sempre la loro lezione più grande e tu, finalmente, sarai veramente libero. Il mondo ha bisogno di più persone come te, persone che scelgono l'evoluzione al posto della rivoluzione, la saggezza al posto della vendetta, la pace
al posto della guerra. Sii quella persona. Il tuo futuro te ti ringrazierà. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.